Sono Paolo Ferrarini, sono un ricercatore, docente e giornalista, quindi mi occupo di ricerca di tendenze a più livelli, dall'individuazione di fenomeni emergenti nella creatività, nella moda, nel design, appunto nella mia attività di scrittura, fino ad arrivare alla consulenza per le aziende per la definizione di tendenze e di strategie, soprattutto per quello che riguarda i contenuti culturali, fino ad arrivare alla docenza, quindi l'elaborazione e la presentazione di metodologia della ricerca. Le tendenze sono uno strumento di ricerca molto potente perché hanno la capacità di incarnare in un'unica idea il passato, il presente e il futuro. Le tendenze non nascono da niente, le tendenze arrivano comunque da un percorso, le individuiamo nel presente, le vediamo nell'osservazione del quotidiano, che sia la vita reale, che sia il mondo digitale. A volte sono più evidenti, a volte sono sotto traccia, ma comunque fanno parte del nostro vivere quotidiano. Le tendenze sono ovviamente anche delle ipotesi sul futuro, in alcuni casi persino delle scommesse, potremmo dire. Mi piace definire le tendenze come narrazioni contemporanee in prospettiva, racconti legati al presente che partono da un punto lontano nel passato e che ci fanno immaginare qualcosa del futuro. La ricerca di tendenze è un'attività quotidiana e costante, per cui sembra un'ovvietà, ma è vero dire che vai al cinema, vai a vedere una mostra, leggi una rivista, sei sempre, come dire, circondato da elementi che possono essere quei puntini poi da collegare per creare lo scenario, per creare il disegno che rappresenta la tendenza. Quindi è molto importante utilizzare gli strumenti digitali, i social media, le riviste online, le pubblicazioni online, le newsletter, eccetera. Ma è forse la cosa più importante oggi essere dove le cose succedono. Intendo fiere, eventi, mostre, non è sufficiente fruire i fenomeni rilevanti attraverso il digitale, perché molto spesso lo sappiamo, i social creano, comunque la dimensione digitale crea un effetto di realtà. Saranno sempre comunque informazioni filtrate e sono sempre informazioni di carattere visivo. Manca l'aspetto di esperienza reale, manca la sinestesia, diciamo, mancano i profumi, manca il contesto, mancano la maggior parte dei suoni. Primo passaggio metodologico fondamentale, quindi due parole chiave importantissime per la ricerca di tendenze sono legate alla lettera T, quindi track to trace. Non è sufficiente osservare i fenomeni, questi fenomeni devono anche essere messi in relazione, per cui track to trace, seguire per definire. Un bravo ricercatore è capace di individuare un fenomeno e di definirlo, quindi questa è la fase più legata al presente, cioè riuscire a trovare il senso, riuscire a trovare le parole giuste per spiegare anche una cosa magari semplicissima o una cosa ipercomplessa, non importa, però la definizione è un elemento fondamentale per andare verso la comprensione di un fenomeno. La seconda lettera della parola trend è la R, quindi recover to reload. Questo è l'aspetto più legato al passato. Quindi il recupero è importante nel momento in cui non diventa nostalgia. Quindi fenomeni che tornano ma devono avere comunque un significato diverso. I ritorni più significativi sono proprio quelli che segnano una distanza rispetto allo stesso fenomeno qualche anno prima. Lettera E, evolve to envision. Ogni tendenza è un'evoluzione di qualcosa che c'è stato prima. L'evoluzione però va vista in maniera non semplicemente lineare, ma in maniera visionaria, in questo senso envision. Ogni fenomeno che noi identifichiamo deve essere in grado di anticipare qualcosa sulla sua stessa evoluzione. La lettera N, narrate to network. La componente narrativa nelle tendenze è importantissima, ogni tendenza deve essere raccontata. Un racconto non è una favola, è un racconto, è una storia, è un qualcosa di molto più simile a un reportage giornalistico piuttosto che a un racconto di fiction. Quindi una tendenza va raccontata, va trasmessa con l'obiettivo di metterla in network. I fenomeni che noi identifichiamo devono essere capaci di toccare più settori possibile. D è l'ultima lettera ed è molto importante perché è design to determine.
Il vero design è capace di determinare, è capace di influenzare i nostri comportamenti, la nostra vita quotidiana, è capace di influenzare anche in alcuni casi il nostro modo di pensare. Un fenomeno di successo si deve appoggiare su valori, sentimenti, fenomeni spontanei che fanno già parte della nostra vita quotidiana. Solo in quel caso il design trova terreno fertile e può portare alla generazione di qualcosa di nuovo. In questo senso, quindi, design to determine. Le immagini da sole non parlano, per cui io non sono particolarmente amico dei mood board, perché lasciano molto spazio all'interpretazione personale anche nella comprensione del fenomeno. L'immagine va sempre e comunque associata a una parola chiave, a più parole chiave, a parole magari anche che non sono di immediata comprensione, che magari devono essere spiegate ma che poi vengono interiorizzate e diventano proprie. Il nome di una tendenza è tanto importante quanto la definizione della tendenza stessa. L'altro elemento fondamentale è riuscire a conservare la memoria del processo di ricerca, non solo del risultato di ricerca, dare anche un attimo di backstage di tutto quello che è stato il processo che ha portato alla definizione della tendenza, dell'oggetto di ricerca, è molto importante. Siamo molto attratti dal percorso che definisce un prodotto e allo stesso modo anche il percorso che porta alla definizione di una tendenza la rende ancora più solida. Track to trace, recover to reload, evolve to envision, narrate to network, design to determine.